Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un progetto veramente facile, veloce, perfetto come idea regalo. Andremo a realizzare insieme una piccola borsettina, pochettina portacellulare, veramente semplicissima da realizzare. Ho utilizzato la tecnica Granny, quindi ho realizzato delle mattonelle unite insieme per realizzare questa piccola pochette che poi ho rifinito con la catena avvicinandomi un po' allo stile Falabella. Per realizzare questo progetto ho utilizzato il cotone bagnolo di Borgo dei Pazzi, un cotone veramente spettacolare presente sul sito in un'infinità di colorazioni. Vi consiglio di provarlo per realizzare progetti come questo. Nel box informazioni qui in basso vi lascio il link diretto al sito insieme al mio codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. A questo punto non mi dilungherei più di tanto, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se vorreste vedere altri progetti come questo, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. Allora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto veramente facilissimo e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò il cotone bagnolo nella colorazione numero 36, cotone bagnolo nella colorazione numero 33 e cotone bagnolo nella colorazione numero 29. Ci occorreranno circa 120 cm di catena sottile. Lavorerò il tutto con l'uncinetto numero 2,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Bene, come vi ho già anticipato utilizzerò queste tre colorazioni che mixerò tra loro nelle varie mattonelle. Io ho già realizzato una mattonella, come potete vedere, quindi per realizzare le altre mattonelle andrò a mischiare i colori. Quindi ora partirò dalla colorazione più scura, ma voi potete utilizzare il colore che preferite. Inizierò avviando un anello magico che bloccherò ovviamente con una catenella. In questo modo. Dopodiché all'interno dell'anello magico vado a lavorare 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A questo punto possiamo chiudere l'anello magico tirando questo filo e andiamo a chiudere con maglia bassissima nel primo punto. Quindi inserisco l'uncinetto nel primo punto disponibile e faccio una maglia bassissima. A questo punto procedo facendo 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo sull'uncinetto e all'interno della stessa maglia lavoro altre 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, sempre nello stesso punto ovviamente. Ho 3 asole sull'uncinetto, le vado a chiudere tutte e 3 insieme, lavoro 2 catenelle, vado nel punto successivo e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme, quindi una e non la chiudo, 2, non la chiudo, 3, ho 4 asole sull'uncinetto e le chiudo tutte insieme. Di nuovo 2 catenelle, ripeto questo procedimento per ogni punto restante della base. A questo punto si va ad ultimare con 2 catenelle, ci inseriamo all'interno del primo punto, quindi al di sopra del primo gruppetto di 3 maglie alte lavoriamo una maglia bassissima,
tagliamo il filo e lo andiamo a bloccare sul retro. A questo punto prendiamo il secondo colore, io utilizzerò questo blu elettrico, ci agganciamo in uno spazietto qualsiasi perché andremo a lavorare all'interno degli spazietti, prendiamo il filo e facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, dopodiché lavoriamo all'interno di questo spazio altre 2 maglie alte, 1 e 2, ovviamente le 3 catenelle iniziali sostituiscono la prima maglia alta, dopodiché facciamo 3 catenelle, 2 e 3 e sempre nello stesso spazio 3 maglie alte, quindi in questo caso stiamo creando l'angolo, 1, 2 e 3, una catenella, spazio successivo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella, dobbiamo creare l'altro angolo, quindi ci spostiamo nello spazio successivo e lavoriamo 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte, sempre nello stesso spazio. Di nuovo una catenella, andremo quindi a ripetere questo procedimento per tutto il giro, quindi ora nello spazio successivo andiamo a lavorare solo 3 maglie alte, dopo aver lavorato questo spazio andiamo nel successivo e lavoriamo 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte, poi ci spostiamo nello spazio successivo e lavoriamo di nuovo 3 maglie alte, spazio successivo 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte ed andremo all'ultimare con l'ultimo spazio lavorando 3 maglie alte. Ovviamente ogni modulo sarà distanziato comunque da una catenella come abbiamo fatto anche qui. Quindi procediamo in questo modo e ci rivediamo al termine. Bene, terminato anche questo giro vado a fare una catenella e a chiuderlo con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali, quindi inserisco l'uncinetto nella terza catenella e lavoro una maglia bassissima, dopodiché taglio il filo e lo vado a nascondere sul retro. A questo punto prendo un altro colore, ovviamente se volete realizzare la mattonella di un solo colore non servirà tagliare il filo, ma potrete continuare tranquillamente senza dover bloccare il filo ad ogni giro. Mi aggancio sempre nell'angolo e in questo giro successivo dovremo ripetere lo stesso identico procedimento, quindi lavorare l'aumento negli angoli, mentre negli spazi tra un modulo e l'altro andremo a lavorare il gruppo da 3 maglie alte, sempre il tutto distanziato da una catenella. Quindi mi aggancio, prendo il filo e vado a lavorare sempre le 3 catenelle iniziali che sostituiscono la prima maglia alta. Dopodiché procedo lavorando 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2 e 3 ed altre 3 maglie alte sempre nello stesso spazio. 1, 2 e 3, poi una catenella, spazio successivo, lavoro 3 maglie alte,
1, 2 e 3. Catenella, spazio successivo formato dalla catenella, lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella, poi ho l'angolo e come abbiamo detto nello spazio di 3 catenelle andiamo a lavorare 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Poi di nuovo una catenella e si continua nello stesso modo per tutto il giro, quindi nello spazio di una catenella lavoreremo 3 maglie alte, nello spazio di 3 catenelle lavoreremo 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Quindi ultimiamo il giro e ci rivediamo al termine. Bene, ho terminato anche questo giro, a questo punto ho già fatto la catenella, chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali. Taglio il filo e blocco sul retro. Ora vado a riprendere il colore di base, quindi il colore più scuro, e vado a lavorare l'ultimo giro di questa mattonella che sarà molto simile, cambieranno le catenelle sugli angoli. Quindi mi aggancio sempre nell'angolo, prendo il filo e vado a fare 3 catenelle che mi sostituiscono sempre la prima maglia alta, lavoro poi altre 2 maglie alte, 1 e 2. A questo punto invece di fare 3 catenelle ne faremo solo una e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella e continuerò nello stesso modo, quindi il procedimento resta lo stesso, cambiano le catenelle di separazione tra un modulo e l'altro per quanto riguarda l'angolo, ma andremo a lavorare negli spazi formati da una catenella sempre 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3, una catenella, spazio successivo e di nuovo 3 maglie alte. Quindi procederemo nello stesso modo per tutto il giro. Qui nell'angolo lavoriamo 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte e continueremo così fino ad ultimare tutto il giro. Ci rivediamo al termine. Una volta terminato il giro facciamo una catenella, andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali, dopodiché si taglia il filo, io l'ho già tagliato e si va a bloccare sul retro. Questo sarà il risultato finale, ovviamente dovremo andarne a realizzare altri 3 per quanto riguarda un portacellulare, ma potete utilizzare questo schema per realizzare tutti i progetti che volete in stile granny. Potete anche aumentare la grandezza della mattonella aumentando il numero di giri, quindi continuando con i giri che abbiamo fatto nelle tonalità più chiare
quindi facendo le 3 catenelle negli angoli fino a raggiungere la grandezza che ci occorre e poi andare ad ultimare con l'ultimo giro che abbiamo fatto alla fine. Vi do anche le misure se vi occorrono per regolarvi se non vi trovate con i giri. La mia mattonella misura circa 8 cm e mezzo, quindi se non vi trovate con il numero di giri potete andare a lavorare tanti giri fino a raggiungere questa dimensione. A questo punto lavoriamo le altre mattonelle e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, realizzate le 4 mattonelle, a questo punto non dovremo fare altro che andarle ad unire. Ovviamente io le andrò ad unire tutte insieme, quindi farò una striscia da 4 mattonelle che poi andrò a ripiegare su se stessa e chiuderò i laterali. Le posizionerò in questo modo, quindi la mia borsetta avrà una parte frontale con i colori più chiari e una parte dietro con i colori più scuri, quindi sarà double fas. Per andare a cucire le mie mattonelle insieme utilizzerò lo stesso filato, quindi il bagnolo. In questo caso prendo il colore più chiaro perché le mattonelle sono dello stesso colore, poi qui quando sia il chiaro che lo scuro, poi qui andrò a scegliere uno dei due colori, ma è indifferente. Quindi ho preso un pezzo di filato ago da lana, vado a fissare il filo sul retro del lavoro. A questo punto faccio combaciare le 2 mattonelle dritto con dritto, quindi andrò a fare la cucitura sul rovescio. Mi porto il filo all'esterno, esco proprio dalla catenella ed entro nella catenella della mattonella frontale prendendo solo la metà catenella esterna. In questo modo, vedete, entro proprio al centro della catenella, mi inserisco in questo modo e vado a fare una doppia passata prendendo comunque sempre le catenelle esterne. Procedo, punto successivo, prendo solo le metà catenelle esterne e andrò a cucire tutto questo lato nello stesso modo, quindi devo arrivare esattamente alla catenella che ho sull'altro angolo. Bene, sono arrivata alla catenella, vado a fare la cucitura, farò una doppia passata anche su quest'ultimo punto e poi lo vado a bloccare all'interno attraverso le maglie. Questo sarà il risultato cucite le mattonelle. Andremo a ripetere lo stesso procedimento anche per le altre 2 mattonelle, quindi andremo a cucirle tutte e 4 insieme. Bene, una volta cucite le mie mattonelle, a questo punto vado a rifinire tutto questo pannellino con il blu, quindi con questo colore qui. Prendo quindi l'uncinetto, faccio un cappio e mi tengo il filo sull'uncinetto. Mi aggancio qui così vi faccio vedere anche la lavorazione sull'angolo, quindi inserisco l'uncinetto nello spazio formato dalla catenella e vado a lavorarci una maglia bassa. Lavoro una maglia bassa su ogni maglia alta, quindi qui ho 3 maglie alte, lavoro 3 maglie basse. Dove ho lo spazio formato da una catenella faccio una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Procedo lavorando una maglia bassa per ogni maglia alta sottostante, quindi altre 3 maglie basse. Dove ho lo spazio di una catenella lavoro una maglia bassa e così via fino ad arrivare in questo punto dove voglio mostrarvi come andare a lavorare questo scalino che si crea.
Quindi qui, come potete vedere, abbiamo i due angoli, quindi all'interno di questi spazi dove c'è la catenella andiamo a lavorare una mezza maglia alta in questo primo spazio ed una mezza maglia alta nello spazio successivo, quindi esattamente qui, in questo modo. Dopodiché si continua lavorando normalmente una maglia bassa per ogni maglia alta. Stessa cosa dove c'è lo spazio formato dalla catenella, lavoreremo una maglia bassa nello spazio. Quindi andremo a rifinire tutto il pannellino in questo modo. Ovviamente, come vi ho mostrato in questo angolo qui, abbiamo fatto una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa, lo ripeteremo anche negli altri tre angoli. Quindi procediamo in questo modo fino a rifinire tutto il pannellino e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Ok, una volta che avrò terminato tutto il giro di rifinitura posso tagliare il filo e andarlo a bloccare tra le maglie. Bene, a questo punto non ci resta che andare ad assemblare la nostra pochette. Ovviamente, se volete foderare vi basterà ritagliare un pezzo di tessuto delle stesse dimensioni e andarlo a cucire proprio a pannello. Io al momento la lascerò così perché è un campioncino per il tutorial, ma comunque nella descrizione in basso al video vi lascerò il link diretto al mio tutorial della fodera per principianti versione a pannello. La trovate nella descrizione del video. A questo punto andiamo a ripiegare il nostro pannello in questo modo e dovremo andarlo a cucire sui due laterali. Andrò a cucire nello stesso momento quindi sia i laterali che la catena. Quindi mi prendo il filato, sempre il blu, andrò a cucire con ago da lana, vado a bloccarmi il filo all'interno. Poi mi porto il filo all'esterno, piego perfettamente le mie mattonelle, quindi tutti i punti devono combaciare. Inserisco l'ago prendendo le metà catenelle esterne di entrambe le mattonelle, inserisco l'ago anche nella maglia della catenella, vado a fare una doppia passata nel primo punto. E poi procedo, vado nel punto successivo, prendo solo le metà catenelle esterne, in questo modo, e siccome la maglia della mia catena copre due punti, rientro nella stessa maglia della catena, poi vado nel punto successivo, prendo solo le metà catenelle esterne e poi passo alla maglia della catena successiva. Procederò in questo modo fino a cucire tutto questo lato. Bene, una volta che avremo concluso la cucitura di questo lato, quindi andiamo a fare una doppia passata nell'ultimo punto, poi ci andiamo a bloccare il filo all'interno. Quindi una volta fatto questo portiamo la catenella verso l'esterno, quindi questo sarà l'effetto, una sorta di falabella. Dobbiamo andare a cucire l'altro lato, quindi io mi sono già presa le misure dell'altra estremità della catena, quindi ho avvicinato la catena al lato già cucito e mi sono messa a marcapunti per segnarmi da dove devo partire con la cucitura, quindi resterà la tracollina e i laterali rifiniti con la catena. Quindi vado a prendere un altro pezzo di filo, lo blocco sempre all'interno e vado a cucire nello stesso identico modo, non cambierà assolutamente nulla. Quindi cuciamo anche questo lato e poi ci vediamo. Ok, devo andare a fissare l'ultimo punto, quindi faccio una doppia passata proprio nell'ultimo punto come abbiamo fatto anche per l'altro lato e poi andiamo a bloccare il filo all'interno.
Ed ecco qui, questo sarà il risultato finale, un progetto veramente sfizioso, facile e veloce da realizzare perché si realizza tranquillamente con una giornata, perfetta come idea regalo, si può realizzare comunque anche più grande. Vi mostro che il telefono ci sta tranquillamente. Volendo si può mettere una faccettina di chiusura e ora vi ho mostrato proprio un progetto super semplice, ma potete personalizzarlo come più vi piace. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se questo progetto vi è piaciuto e vorreste vedere comunque altri progettini piccolini come questo, perfetti come idea regalo. Per questo progetto vi ricordo che ho utilizzato il cotone bagnolo di Borgo dei Pazzi, l'ho utilizzato in queste 3 colorazioni, ma ci sono un'infinità di colorazioni disponibili, quindi potete dare sfogo alla vostra fantasia. Nel box informazioni qui in basso troverete il link diretto al sito insieme al mio codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Trovate tutte le info nel box informazioni. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti e tante novità. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!